Benvenuti ragazzi in questo nuovo video degli Horizons. Oggi vi accolgo con questo fantastico panorama sulla città di Lisbona e questa incredibile alba in quello che sarà una sorta di video spin-off del mio viaggio dedicato a Lisbona. Già come vi annunciavo sarà un'escursione organizzata che vi porterà a visitare la città di Sintra. Mi sposterò poi a vedere l'oceano a Cabo da Roca e infine passeremo per il villaggio dei pescatori di Cascais. E quindi nulla, direi che possiamo cominciare l'escursione. Via! Siamo arrivati alla prima tappa della giornata, che è il Palacio de Pena nella città di Sintra. Il centro lo vedremo più tardi per la pausa pranzo. Adesso ci aspettano 10 minuti di camminata in super salita e arriviamo quindi finalmente a vedere il famosissimo palazzo giallo e rosso. Fa un freddo incredibile, adesso ci darà un'oretta di tempo per visitare tutto il palazzo e poi vabbè ci sarà il luogo d'incontro per andare poi in centro. Stiamo visitando la parte del palazzo che era quella del monastero, che esisteva ancora prima del terremoto del 1755. Molto particolare l'attenzione che viene data ai dettagli, sia ai soffitti che all'arredamento. Attraversando poi un portone, andando sul retro del palazzo, è possibile affacciarsi sul belvedere che affaccia appunto sull'Oceano Atlantico. Si percepisce già dall'aria che c'è. Due particolarità che caratterizzano il palazzo di Sintra sono: una, la dimensione del letto del re, di dimensioni estremamente piccole rispetto ai letti classici, è dovuto al fatto che la posizione supina per dormire richiamava un po' la morte, quindi per superare questa superstizione il re dormiva praticamente quasi seduto. La seconda particolarità invece riguarda proprio i dettagli dei soffitti, che quelli che sembrano realizzati in legno in realtà sono realizzati completamente d'intonaco. Prima di ripartire con direzione Oceano Atlantico ci fermiamo per pranzo nella città di Sintra. Ho deciso di andare a prendere il dolce tipico che si chiama Travesseiro. Lo prenderò nella pasticceria Perichita. È arrivato il momento dei dolcetti. Allora, questo qui è il Travesseiro, che è ripieno, l'ho scelto ripieno alle mele. Poi mi sono preso anche due pastéis de Sintra, quindi come i pastéis de nata ma tipici della città di Sintra, tale quale ad uno strudel del Trentino. Dentro la mela è cotta, c'è su un po' di zucchero a velo di cannella, quindi sostanzialmente è uno strudel senza l'uvetta. Quante macchine! Adesso proviamo il pastéis de Sintra, ovviamente è sempre il gestione di pasta sfoglia, non so però cosa c'è dentro. Non riesco sinceramente a identificarlo, è molto morbido, sembra forse arancia, molto dolce. Cabo da Roca, dove la terra finisce e l'oceano comincia. È un posto incredibile, non c'è praticamente niente, ma è la cosa più pazzesca che abbia mai visto. Sembra di essere tornato a Tenerife. Io è questo che voglio, è questo che cerco, la natura incontaminata. Fantastico. Sì? No, ti aspettano tutti lì.
spot fotografico più bello che io abbia mai visto. Peccato non poterci rimanere ancora più a lungo. E ovviamente è super ventoso. We are heading east to the city center of Cascais. Terza e ultima tappa della giornata, Cascais, una piccola cittadina peschereccia che ormai è diventata più commerciale. Non so nulla riguardo questa città, se no quello che ci ha detto la nostra guida, ovvero che qui c'è il gelato più famoso di tutto il Portogallo, che ha preso il via grazie ad un italiano. E quindi che fai? Non te lo spari un bel gelatino a merenda? Direi proprio di sì. Eccolo qua, Santini. Concludo la giornata in riva al mare, passeggiando sulla sabbia anche se con le scarpe, anche perché sennò non posso pulirmi i piedi. E come esperienza è stata sicuramente molto interessante, ne è valsa veramente la pena, almeno da non rimanere tutti e 4 i giorni a Lisbona. Giusto per darvi qualche informazione, questa attività dura 8 ore, siamo partiti alle 8 di stamattina e torneremo a Lisbona verso le 4, verso le 5, e l'ho pagata 78 euro sul sito di Get Your Guide, quindi riuscite a trovarla facilmente nel caso. E nulla, come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di seguirci su Instagram per avere gli spoiler sui prossimi video, e questo viaggio di 4 giorni a Lisbona si conclude qui. Come sempre, alla prossima e bella raga!